È ora di fare un aggiornamento. Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il video per voi creativi e creative e anche collezionisti. Ultimamente mi sto dando anche ai collezionisti, ma come sempre è stato. Oggi parliamo di una cosa che mi avete chiesto in più di uno, perché giustamente non è che me lo chiedete in una persona, siete tanti ormai e quindi me li chiedete in tante persone. Un aggiornamento, o meglio, perché non facevo più video sulla collezione di Iron Man, quella della De Agostini. Semplicemente, ragazzi, avevo degli argomenti diversi da portare anche sul canale e quindi ho voluto aspettare un attimo e avere qualcosa in più, e oggi facciamo un bel aggiornamento. Quindi se siete nuovi di questo canale sappiate che qui facciamo un po' di tutte cose creative, modellini, cose di diorama, soprattutto diorama e quello che ne concerne, o modellini che possono rientrare in diorami che possiamo creare da soli o creare insieme, tipo diorami insieme, ma vi lascio qua sopra la playlist per andare a vedere quella serie che è andata molto bene, ne sono sempre molto contento e continua ad andare bene, grazie mille. Oggi però parliamo di questa collezione qui. Intanto iscrivetevi, voi iscrivetevi a prescindere, vedete la mia faccia, sono pagliaccio, voi vi iscrivete così e attivate anche la campanella, così. Sotto invece trovate tutti i link possibili, immaginabili, ma andiamo a vedere che cosa, o meglio a che cosa siamo arrivati con questa collezione della De Agostini, che se non sbaglio ha avuto uno stop per un mesetto, credo per la questione che ormai tutti conosciamo, la questione nazionale di salute, ma che non pronuncio, ma perché non mi piace, tutto lì, non me la sento nemmeno di pronunciarla, ma tant'è che dobbiamo stare a determinate regole. Ora vediamo a dove siamo arrivati. Allora, intanto vi dico che questo è il bellissimo, fantasmagorico e fantastico coso che tiene le cose, quindi il coso che tiene i fascicoli, e come fascicoli siamo arrivati, ve lo dico subito, al 25% della nostra collezione, che dovrebbe essere da 100 numeri. Infatti siamo arrivati al numero 25, se la matematica non è un'opinione, e questi li metto qua dentro perché è inutile che vi faccio vedere cosa c'è dentro, perché alla fine sono tutte le storie, tutto quello che Tony Stark fa dall'inizio alla fine. Ci sono comunque anche storie divertenti da leggere. Questo lo mettiamo da parte. Qua vedete due scatole. Allora, questa è una scatola che mi sono tenuto per mettere dentro tutti i pezzi al momento. C'erano dentro anche delle bollicine per non far rovinare i pezzi, adesso le ho tolte per praticità. E poi c'è sotto un'altra scatola. Io ho fatto la collezione di De Agostini, quella che, parlando in soldoni, costa di più, quella che aveva dentro gli accessori, che c'aveva dentro la base, che c'aveva dentro le cose che devono arrivare, ancora ne devono arrivare, tipo la cassa Bluetooth in versione casco l'elmo di Iron Man, quella non è ancora arrivata. Mi sono arrivate le stampe, se non ricordo male, sì, ce le ho da qualche parte, e basta. Credo basta, mi deve arrivare ancora degli omaggi, devono ancora arrivare, penso arriveranno tutti alla fine, così sono sicuri che la gente non si ferma prima. Vabbè, comunque andiamo a vedere che cosa c'era dentro, o meglio dove siamo arrivati. Come vi dicevo prima, abbiamo un bel foot, un bel piedone che come al solito secondo me è la parte migliore, che ovviamente si accende. In alcuni casi ho le batterie scariche, non so per quale motivo, magari le ho lasciate accese io per sbaglio. Comunque abbiamo, anzi li spostiamo un attimino, abbiamo il piedone, che comunque forse è la parte migliore perché è tutto di metallo a parte questa copertura. Poi abbiamo il braccio destro, che il braccio destro è finito, almeno sembra che sia finito, e questo vabbè con le sue limitazioni, che vi ho sempre detto secondo me sono troppo limitate, però ha le sue limitazioni. Vediamo se si accende ancora
la luce, ecco, questa qua mi si era scaricata e la cambierò, niente di particolare, probabilmente nel metterlo via si era accesa e si è scaricata. Quindi questo è il braccio destro, spostiamo ancora un po' se no non si capisce, e poi abbiamo il braccio sinistro quasi finito anche questo c'ha le sue limitazioni, quasi finito perché è un po' moncherino, gli manca la mano, ma attenzione perché qua arriva il ma, della mano sinistra abbiamo ben 2 dita. Cioè in uno dei fascicoli c'erano solo 2 dita che vabbè, fatte così non vorrei neanche fare gestacci, ma sono solo 2 dita, cioè il pacchettino conteneva solo 2 dita, ma vi rendete conto? Comunque è della mano sinistra e quindi moncherino che incomincia a prendere forma. Poi abbiamo il reattore ARC, questo si accende, il reattore ARC, e poi ovviamente abbiamo la nostra testuggine, che anche di questa mi sembra che si erano scaricate le batterie, sì effettivamente, perché guarda di su, guarda di giù, fallo, dici, disfalo, smanettalo, ti piace acceso e poi alla fine c'è le batterie scariche, mi sembra chiaro, no? Cambieremo anche questi. Quindi questo è l'aggiornamento per quanto riguarda, adesso questa la metto lì tanto per fare casino, e per quanto riguarda appunto la collana diciamo che abbiamo finito i pezzi che sono arrivati, magari se ti chiudi meglio è buona cosa. Cosa c'è dentro questa scatola? Allora, come vi dicevo, io ho fatto la collezione quella più completa, quella che aveva dentro anche degli accessori, e qua dentro c'è bensì, a parte questo dépliant che adesso vi faccio vedere, che parla della base premium. E ve lo dico così perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Ovviamente dentro ci sono le istruzioni, perché anche la base arriverà a pezzi. Ragazzi, mettetevi comodi, diciamo così. Anzi, io questo lo vado a mettere qua perché così sono tranquillo, ma non sono del tutto insoddisfatto. E adesso vi spiego perché. Questa è la base e vi assicuro è grande, oddio, ci deve stare su. Se mettete su il piede di Iron Man capite bene che insomma ci sta, va bene come dimensione, no? E non voglio darvi le spalle, ma ahimè il diametro di questa base è di 29 cm e qualche cosa, sì, 29 cm e 1 millimetro, quindi il diametro è bello grande, ma questa base è da montare perché sotto ti hanno dato la base che è, non so se sentite, ma è bella metallosa, bella pesante tra l'altro, e hanno dato i primi pezzi come questo che è una vite uguale a queste ma che funge da tasto di accensione, quindi è nascosta. La cosa mi piace come cosa, appunto è molto carina perché non hai i tasti in giro, non sai dove andarli a trovare, tu arrivi lì vicino, tac, e la fai. La cosa che non mi è piaciuta, ma che in realtà dovrò sistemare, è questo. Non so se riuscite a vederlo, ma questa parte è rialzata come se avesse preso una botta, e credo l'abbia presa. Poi sicuramente riuscirò a sistemarla perché una volta poi che arriva la parte sotto andrà sicuramente avvitata e qui riuscirò a farci qualcosa, però tant'è che se dovessi sistemarla con un martellino dovrei stare molto attento perché altrimenti si rovinerebbe, verrebbe via la vernice. È vero che poi la posso riverniciare, d'accordo, però verrebbe via la vernice, non voglio rischiare quello, anche perché questo, quando finirò di fare questa collana, probabilmente lo vorrò mettere in sala, nella mia sala di casa, perché insomma è bello, dai, cioè per uno come me che ama queste cose è bello averlo sempre lì vicino, no?
Però appunto siamo arrivati anche al fatto che la base è da montare in pezzi e non sono sicuro che poi, non so come saranno gli altri pezzi, soprattutto la parte esterna della base, perché vedo che questo pezzo qua per esempio arriva proprio a pelo, non vorrei che fosse magari un impedimento, ma poi è plastica, magari si riesce a dare una limata. Questo è quello che mi è arrivato fino ad ora del nostro caro Iron Man nella sua armatura Mark III. Quindi capite bene che insomma siamo al 25% della collana. Non ho ancora visto un pezzo di gamba, almeno per avere un'idea, sai, uno se la fa, uno mette il braccio, poi mette la gamba, un po' si fa l'idea anche dell'altezza, anche se c'era scritto. Però al momento, a parte il discorso delle giunture, perché hanno più movimento le spalle probabilmente, anzi senza il probabilmente, ma hanno più movimento le spalle, con questo sistema molla oltretutto non è neanche malvagio a dir la verità, però che dire, insomma siamo al 25%, ribadisco il 25%, cosa dobbiamo fare? Va bene, siamo arrivati alla fine di questo video, volevo aggiornarvi su questa collana che mi avete chiesto e io ne sono comunque sempre molto contento quando mi chiedete le cose, perché vuol dire che seguite, che state dietro, che commentate. Vi ringrazio tantissimo anche per tutti i commenti che vedo arrivare sotto i miei video, perché insomma la community va avanti, aumenta e la cosa mi piace veramente tanto, soprattutto, come vi dico spesso o comunque ve lo dico quando c'è da dirlo, la mia community è tutta regolare, è tutta di brava gente secondo me, che segue questi argomenti, soprattutto del modellismo che tratto, nella maniera giusta, senza attaccarsi, senza dire parolacce, fornendo anche informazioni ad altri, per cui la cosa mi piace veramente tanto. Così deve essere la community giusta e vi ringrazio ancora. Siamo arrivati alla fine? Sì. Visto se volete stare nella community, tra l'altro, basta cliccare iscriviti, io ve lo ricordo sempre, vediamo un po' quanto arriviamo alla fine dell'anno. Ma per questo è tutto, io sono arrivato alla fine, da Anime dal Mondo, da Alex, e questo 25% di Iron Man Mark III, siamo arrivati alla fine. Vi rimando al prossimo video. Ciao!